Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, è venerdì 31 marzo del 2023. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo nell'ultimo giorno di questa settimana, ormai con Napoli-Milan alle porte. Abbiamo iniziato un pizzico dopo perché volevamo approfondire quella che è un'indiscrezione su una possibile nuova area all'interno del comune di Milano per lo stadio del Milan di proprietà, e quindi tra poco vi diamo anche quello che siamo venuti a sapere per un'eventuale conferma oppure no di quest'area. Però, insomma, come detto, c'è Napoli-Milan e quindi Ubi Maior, direi, visto che l'attualità ci impone di parlare da subito della partita che, come abbiamo detto ieri, non dovrebbe vedere grandissime novità per quanto riguarda le formazioni. Parto da quella del Milan, Henry, con quella che è ormai il sistema di gioco che un po' ci eravamo dimenticati, ma in realtà è il sistema di gioco base del Milan degli ultimi 3 anni, con i giocatori a sinistra dei ballottaggi, i primi della coppia del ballottaggio, che sono quelli in vantaggio per scendere in campo dall'inizio, quindi con Teo, Tomori, Chiere, Calabria, Benasser, Tonali, Leao, Diaz e Salmacher, con Olivier Giroud davanti. Arbitra Rapuano, 20:45. Vi ricordo che domani, anzi scusate, domenica, saremo live sia per il pre che per il post, ma soprattutto per la live reaction. Temo moltissimo per la live reaction. No, scherzi a Eh, parte. Questa è la vabbè, nostra formazione. ne abbiamo già parlato ieri. Io Sì. non sono troppo convinto di questo Diaz titolare, o meglio, di un Diaz titolare al centro. Avrei più messo sia Diaz che Krunic, togliendo uno tra Salmacher e Florenzi nella fascia destra. Ecco, sarei andato proprio di 4-3-3 puro, fatto e finito. Però evidentemente, contando che ci sono tre sfide, contando che ti esponi anche un pochino, come dicevamo ieri, a quelle che sono le possibili mosse, i possibili studi degli avversari, può essere una sorta anche di, come dire, di lavoro sotto traccia, di depistaggio, non so, non so come chiamarlo, ecco. Poi ovvio dovresti in qualche modo sacrificare la partita di campionato per questo depistaggio, però l'idea credo che sia quella comunque di mettere in campo una buona formazione senza come dire, Discorsi. sfoderare tutte le tue armi, Mm. ecco, senza andare in all-in tattico. Sì, provando qualcosa magari anche di diverso, perché il doppio, tra virgolette, il doppio terzino sulla destra per limitare Kvara o per ingabbiare Kvara potrebbe essere un'opzione, però vediamo, dai, vediamo. Le opzioni comunque ci sono, perché stranamente, oserei dire, Mm. rispetto ad altri momenti della stagione o altri momenti della stagione scorsa o altri momenti della stagione prima, abbiamo un po' di giocatori in più adesso da poter schierare, tolto Messias, tolto Ibra e senza Calulu dietro, però hai comunque tante opzioni davanti e quindi potresti fare tante cose. Chi non, diciamo così, nel caso fa retropensieri e perché la formazione titolare è questa da agosto, è il Napoli, che quindi va in campo con la sua solita titolare, con Meret, Mario Rui, Kim, Rachmani Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Kvara, Zelinski e uno tra Politano e Lozano, e Osimhen davanti. Il Napoli è questo, lo conosciamo, non ci sono grandissime novità. Ogni tanto gioca Elmas, ogni tanto gioca, riposa Mario Rui, per il resto la formazione è questa, non ci sono grandissime novità. Sono circa 14-15 giocatori, quelli che ruotano di più all'interno del campo. Come detto, tra poco parliamo dello stadio, però chiuderei il discorso, ne hai parlato tu, del doppio terzino per chiudere Kvara. Il Milan con Calabria prepara la difesa, Spalletti spaventare i rossoneri pensando a San Siro, Pioli rilanciare il capitano per frenare il georgiano. Queste in teoria sarebbero le mosse, cioè per Spalletti provare a battere bene il Milan per iniziare a mettergli così della paura in testa in vista della Champions,
Per Pioli invece è bloccare Kvara. Ieri ne abbiamo parlato tanto, no? Di come possa e di cosa possa portare la prima sfida e di come arrivare alle due sfide di Champions dopo la prima sfida. Sicuramente, allora, non sarà, come dire, come le altre due, però qualcosa ci dirà, in qualche modo servirà questa partita di domenica. E dal punto di vista del morale, dei cosiddetti e famosi mind games, dal punto di vista anche tattico, per capire certe cose, per studiarne di altre, dal punto di vista semplicemente dell'esperienza, perché l'ultima partita Milan-Napoli è di settembre, quindi è passato una marea di tempo. Insomma, ci potrà servire, ecco, in un modo o nell'altro, sia per una squadra che per l'altra, naturalmente. Quindi staremo a vedere, staremo a vedere. La Champions League è un'altra cosa, lo sappiamo, però le squadre che giocano sono quelle di domenica, che saranno le stesse che giocheranno poi tra 2 o 3 settimane, ecco. Quindi io credo che, come dicevo ieri, si debba essere un pochino, come dire, sì, galvanizzati e gasati dalla Champions League, che è un'altra cosa, che la storia del Milan è diversa in Champions League rispetto a tutte le altre squadre. D'altra parte, però, la squadra, cioè gli 11 che scendono in campo, sono gli stessi 11 che ti sfidano domenica sera in campionato, cioè non è che si trasformano in supereroi. Quindi un po' di equilibrio, secondo me, servirà sia domenica che in Champions. Chiudiamo con un pizzico di mercato prima di parlare dello stadio, ovvero oggi Gazzetta ha rilanciato il nome di Baldanzi. Giovane, italiano, di talento, il Milan può giocare d'anticipo, tra l'altro aggiungo io anche milanista. Il trequartista dell'Empoli tra le sorprese del campionato ha un costo accessibile, un'idea rossonera se il Real riporterà Brahim a Madrid. Sì. Noi conta che comunque un po' di mercato italico dobbiamo farlo per questioni di liste, per questioni di vivaio, per questioni che il rischio di trovarci con le liste Champions League che a un certo punto diventano corte, come è stato quest'anno, c'è. Prima che poi a un certo punto devi tagliare di qua e di là e 3-4 giocatori della rosa rimangono fuori. Beh, contiamo che Florenzi, Tonali, Sportiello e Mirante. Sì, se Mirante resta a fare il terzo, sì. Se Però Mirante fa il terzo, Mirante, altrimenti potresti riempire un ultimo slot di in teoria c'è vivaio Gabbia. italiano. Come? In teoria c'è Gabbia, Pobega. Vivaio Milan e Gabbia, Calabria e Pobega. Vivaio italiano avresti appunto Tonali, Florenzi e Sportiello, nell'attesa che possa arrivare a zero, E Baldanzi. e appunto Baldanzi, cioè avresti uno slot libero in entrambi, con Baldanzi lo copri di fatto. Ti piace? Onesto, lo conosco molto poco. Non so perché, ma io quest'anno l'Empoli l'ho visto quasi niente. Solitamente invece è una squadra che guardo spesso. Quest'anno l'ho vista veramente molto poco, quindi non ti direi una bugia, non lo conosco tantissimo. L'ho chiesto a te per lo stesso identico motivo, cioè ho visto credo solo il gol all'Inter. No, io davvero ho visto tanta Serie A quest'anno, infatti le mie diotrie stanno calando, ma non ho visto l'Empoli, ho visto Quello non è tante per la altre Serie A, cose. direttore. Come? Niente, andiamo avanti. Ok. Andiamo avanti, dai. Chiudiamo con lo stadio. Allora, è uscita un'indiscrezione riportata da Luca Serafini di ieri, se non ricordo male, oggi riconfermata, che anche noi vi possiamo confermare. La relazione al Milan sull'area di via De Finetti, per intenderci, anche se in realtà non è proprio in via De Finetti lo stadio. C'è, è reale, è arrivata al Milan, è arrivata quindi
questa prima relazione, e per prima l'ho detto apposta perché siamo veramente nel caso alle schermaglie iniziali, cioè siamo all'anticamera dall'anticamera per poter discutere di quest'area. Siamo proprio all'inizio dei discorsi, quindi è tutto molto ancora sub iudice, tutto da valutare. Se l'area, abbiamo provato a capire se per caso confina col Parco Agricolo Sud, perché non è tanto distante, anche qui siamo veramente nel caso fuori per qualche metro, oppure se siamo non troppo lontani da un'area di conservazione. Aspetta, te la vado a leggere perché sennò prima che sbaglio. Zona di preservazione e salvaguardia ambientale che è all'interno del PGT del Comune di Milano. Quindi, che tra l'altro riflette delle indicazioni nate per Expo, quindi è un'area. Io non so quanta gente di Milano c'è in questo momento all'ascolto. Non è l'area migliore di Milano. Adesso magari c'è qualcuno che ci abita, si offende anche, però non è sicuramente una delle aree migliori di Milano. È E servita con questo non stiamo dicendo che San Siro lo sia, per carità di Dio, No, però, no, o la Maura lo sia, però, come dire, sicuramente è più, sarebbe più comodo, sarebbe, come dire, più congeniale. Poi io capisco anche che qua ci si stia un po' stufando del fatto che è impossibile costruire uno stadio nel comune di Milano e quindi che tu possa cercare ogni singolo spazio disponibile per farlo e questo probabilmente è uno di questi. Non lo sì, so, ecco. sono un po'. Non è servito relativamente dal metro, dalla linea 2. All'incirca la linea 2 corre lungo quella linea gialla che è l'autostrada 7, la Milano-Genova. Non è lontanissima, anche se in realtà non esiste proprio la fermata molto, molto vicino. Cioè andrebbe probabilmente costruita una fermata di mezzo, ma al di là di questo, siamo veramente all'inizio. Questo è un tentativo per provare a tenere il Milan sul comune di Milano. Come detto, però, ci sono tante alternative anche fuori dal comune di Milano. Il Milan sta tenendo in piedi tanti discorsi e credo che all'interno della prossima settimana avremo un quadro molto più chiaro della vicenda. Quindi aspettiamo la prossima settimana. Questa è forse l'estremo tentativo di provare a tenere il Milan legato a Milano. Poi possa andare in porto o meno, non lo so. Anche perché non è nata su indicazione del Milan. È come quando, diciamo così, ve la riporto sul calciomercato. Non è il dirigente che dice, ah, mi piace quel giocatore, ma è la gente che propone il giocatore che ti dice, sai cosa, c'è questo giocatore che ho alla procura, ti potrebbe piacere, buttaci un occhio. Più o meno siamo in quel discorso lì. Ecco. Henry, io chiuderei, siamo arrivati in chiusura di questo mattino Milan, anche perché come detto siamo un pizzico in ritardo, se non l'avete visto alle 10 è perché abbiamo provato a verificare la notizia dello stadio e in realtà la relazione sul tavolo del Milan su quest'area c'è per davvero, quindi la possiamo confermare. Henry, grazie. Grazie a te, mi raccomando, lasciate like qua sotto, supportateci, scriveteci un commento su Baldanzi, su Napoli-Milan e su questa nuova zona dello stadio, diteci la vostra, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, attivate le notifiche, attivate la campanella per tutte le notifiche dei nostri video, delle nostre dirette e dei nostri contenuti. Come al solito, chiama Milan alle 11, lancia alle 13, pelle rossonera delle 16. Ciao a tutti.